ASCOP. A cosa serve? Come funziona? Bisogna attivarlo? Non serve? Vediamo insieme quali sono le funzioni più importanti della SCOP. Per fare questo ho collegato il mio strumento, un TZT3 della Furuno. Ovviamente i settaggi, le impostazioni saranno diverse a seconda dello strumento che avete. Io adesso vi mostrerò come faccio, come si può fare sul mio strumento. Comunque quasi tutti gli strumenti, per non dire tutti, hanno la SCOP. Adesso ve lo mostro così vediamo subito di capirci di cosa stiamo parlando. Eccolo qui attivato. E questa colonna centrale che vedete qui, proprio qui in mezzo, questo è la SCOP. A cosa serve? Questo non è altro che la rappresentazione grafica di quello che sta succedendo in quel momento, cioè a tempo zero, sotto la barca. Come avevamo già detto, tutto quello che sta a sinistra, cioè tutto il nostro ecogramma, che vedete anche qui, è tutto lo storico dell'ecoscandaglio, cioè la memoria, tempo dopo tempo, di quello che è successo al punto zero, cioè quello che sta proprio esattamente sotto la nostra barca. Bene, per vedere istantaneamente cosa sta sotto la nostra barca ed avere anche un'espansione di questo, cioè una specie, chiamiamolo, di ingrandimento, si usa la SCOP. Come vedete in questo momento si stanno formando dei mark. I mark sulla SCOP sono visibili sotto forma di barrette rosse. Allora, queste barrette hanno un funzionamento simile ai vecchi V-meter che si utilizzavano sugli impianti stereo, cioè la linea centrale vale 0 e la barretta rappresenta l'intensità del segnale di ritorno del nostro eco. Questo ci serve per capire anche quanto è forte il segnale di ritorno e soprattutto se il nostro segnale di ritorno va fra virgolette in distorsione. Spiego meglio. Quando io vado a agire sul gain, ovviamente queste barrette saranno tutte di un rosso molto più forte. Quando vado a agire sul clutter ridurrò la gamma dinamica e dei colori di queste barrette. E ovviamente tutto questo si ripercuoterà anche sullo screenshot, cioè su tutto lo storico dell'ecoscandaglio. Ma torniamo a noi. Quindi quando si usa questa SCOP? Quando voglio sapere, per esempio, che sto entrando sopra un banco, faccio un esempio, di calamari. Sto attento alla SCOP, quando vedo la colonna che comincia a segnare mark rossi, è probabile, se siamo nella zona dei calamari, la stagione dei calamari, che siano per esempio calamari. E allora posso mollare subito il filo della mia canna per far scendere i tataki e arrivarci esattamente sopra i calamari. Se io dovessi aspettare per vedere perfettamente come sono fatti i mark, in quel tempo la barca, avanzando o andando anche allo scarroccio, si sposterà dal centro del sopra dei calamari e quindi non mi permetterà di calarci il piombo esattamente sopra. Vi faccio vedere. Per esempio un punto fatto sullo schermo qui mi dice già che siamo 24, 28, 30 metri di distanza rispetto al centro della barca. Questo vuol dire che se noi stiamo guardando un punto centrale sul nostro schermo, siamo distanti ben 55-56 metri dalla barca. Ovviamente questa distanza dipende da tanti fattori, dipende dalla velocità che stiamo andando, la velocità di scorrimento del nostro ecoscandaglio, che è legata anche alla profondità, questo lo dovremmo sapere, c'è un video qua sopra che vi lascio il link, se non l'avete visto andatelo a vedere, vi spiegherò come si va anche a interpretare la dimensione del target, del mark sul nostro schermo in funzione della profondità in cui si trova. Abbiamo visto la SCOP, abbiamo capito che si formano delle barrette che rappresentano i mark e anche il fondo qua sotto. Sta a noi dopo trovare le motivazioni e i sistemi migliori per sfruttare questo sistema. Io non lo uso tantissimo, però è una funzione che è presente.